Benvenuti su Culture and Education. In questo video ci immergiamo nel labirinto di specchi di uno dei giganti della letteratura mondiale, un uomo che ha spogliato l'essere umano delle sue certezze, lasciandoci nudi di fronte al mistero dell'identità. Parliamo di Luigi Pirandello. Io sono figlio del caos, amava ripetere lo scrittore. E non era solo una metafora. Pirandello nacque il 28 giugno 1867 in una contrada chiamata Caos, vicino ad Agrigento. Cresciuto in una famiglia agiata ma dalle forti tradizioni risorgimentali, Luigi manifestò presto una natura inquieta e una difficoltà cronica a comunicare con gli adulti, specialmente con il padre Stefano. Dopo i primi studi a Palermo e a Roma, la sua formazione lo portò lontano, fino all'Università di Bonn, in Germania. Qui si laureò in filologia romanza con una tesi sul dialetto di Girgenti, ma soprattutto entrò in contatto con la cultura europea, assorbendo quel relativismo che avrebbe poi demolito le certezze del positivismo italiano. La vita di Pirandello fu segnata dal dolore. Nel 1894 sposò Maria Antonietta Portulano, un'unione inizialmente felice e appassionata. Tuttavia il destino bussò alla porta nel 1903. L'allagamento di una miniera di zolfo legata agli interessi familiari provocò un grave tracollo economico. Questo shock scatenò nella moglie una gravissima forma di malattia mentale, fatta di ossessioni e gelosie paranoiche. Pirandello visse anni difficili, imprigionato in una casa che era diventata un luogo di tensione continua. Ma fu proprio questo dolore a spingerlo a indagare i meccanismi più oscuri della mente umana e il tema della pazzia come unica via di fuga dalle convenzioni sociali. Per capire Pirandello dobbiamo comprendere il suo concetto di umorismo, che lui definisce come il sentimento del contrario. Immaginate di vedere una vecchia signora goffamente imbellettata e vestita con abiti giovanili. In un primo momento ridiamo, è il comico, l'avvertimento che quella signora è l'opposto di come dovrebbe essere, ma se interviene la riflessione e capiamo che quella donna soffre e che si trucca così solo nel disperato tentativo di trattenere l'amore di un marito più giovane, ecco che il riso si trasforma in un sorriso amaro. Questo è l'umorismo, una riflessione che ci fa passare dall'avvertimento al sentimento della fragilità umana. Da qui nasce la teoria della crisi dell'io. Pirandello ci dice che noi siamo uno, ma ci frantumiamo in 100.000 immagini diverse, tante quante sono le persone che ci guardano. Per la società siamo costretti a indossare delle maschere, dei ruoli fissi che lui chiama forma. Ma sotto la maschera non c'è un'identità solida, c'è il flusso incessante della vita. Un caos che non può essere imprigionato senza morire. Il suo primo grande successo arrivò nel 1904 con il Fu Mattia Pascal, la storia di un uomo che prova a cambiare identità solo per scoprire che è impossibile vivere fuori dalle forme legali della società. Ma la vera rivoluzione avvenne sul palcoscenico, con opere come Sei personaggi in cerca d'autore del 1921. Pirandello inventò il metateatro, il teatro nel teatro. Abbatté la quarta parete, coinvolgendo il pubblico in un dramma dove i personaggi stessi entrano in scena per contestare il regista e gli attori. Queste innovazioni gli valsero il premio Nobel per la letteratura nel 1934, con la motivazione del suo ardito e ingegnoso rinnovamento dell'arte drammatica.
Non mancarono le ombre. Nel 1924, poco dopo il delitto Matteotti, Pirandello scelse di iscriversi al partito fascista. Fu una scelta ancora oggi discussa, nella quale si intrecciano convinzioni personali, il contesto storico e anche il bisogno di sostenere la sua attività teatrale. Eppure il regime lo guardò sempre con sospetto, accusando le sue opere di disfattismo perché troppo filosofiche e poco inclini all'attivismo fascista. Pirandello si spense a Roma nel 1936, lasciando incompiuto il suo ultimo capolavoro simbolista, I giganti della montagna. Oggi le sue ceneri riposano in un monolito di pietra nel giardino della sua casa al Caos, di fronte a quel mare siciliano da cui tutto era iniziato. Luigi Pirandello ci ha insegnato che la verità non è mai una cosa sola, ma un prisma dalle mille facce. Ci ha mostrato che siamo tutti in fondo forestieri della vita. Sul canale trovate anche i riassunti e le analisi di due opere fondamentali di Pirandello, Il Fu Mattia Pascal e Uno, Nessuno e Centomila, utili per approfondire la crisi dell'identità, il tema della maschera e il rapporto tra individuo e società. E voi, quale maschera state indossando oggi? Grazie per averci seguito su Culture and Education. Se questo viaggio nel pensiero pirandelliano vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi per non perdere i prossimi approfondimenti culturali. Alla prossima!